Ciao, oggi voglio parlarti di un po' di ingombri dell'apri persiana U-Shape. Per prima cosa vediamo quanto è grande. Allora, il nostro apri persiana è uno dei pochi, se non l'unico, che arriva già in una traversa reassemblata. I suoi ingombri sono 7 cm di larghezza per 5 cm di altezza. Quindi questi sono gli ingombri minimi che devi verificare prima di tutto per capire se può essere installata, e quindi la distanza sostanzialmente tra la tua persiana e la tua finestra o zanzariera o grata, dipende quello che hai installato. Successivamente abbiamo da installare le leve, come nel nostro espositore. Le leve possono essere diverse. Ti ricordo che l'apri persiana U-Shape viene fornito con un kit leve universale, dove all'interno troverai due tipi di leve, i due tipi usati nel 99% dei casi, e quindi che risolvono sostanzialmente sempre ogni problema di installazione. Ma cosa determina esattamente se installare un tipo di leva o un'altra? Sostanzialmente una misura, che è la distanza tra il cardine della persiana e dove installiamo il nostro apripersiana, e quindi la distanza fra il cardine e il centro di rotazione della leva. Se possiamo installare la leva di tipo A, non abbiamo problemi, il nostro ingombro rimarrà all'interno dei 7 cm dell'apripersiana. Noi consideriamo di lasciare 1 centimetro di gioco, e quindi il totale che devi avere di distanza tra la persiana e la tua finestra, grata o zanzariera, è di 8 cm. In alternativa esiste la leva di tipo B, che è spezzata in due parti e che non solo è fatta di due parti, ma può essere assemblata in diversi modi. Quindi è telescopica, perché può essere più corta o più lunga, può essere assemblata diversamente, come vedi è una L che ha un lato lungo e un lato corto, e quindi può essere assemblata anche in questo modo, sempre in maniera telescopica, e questo tipo di configurazione risolve la maggior parte dei problemi. È pur vero che nella stragrande maggioranza dei casi il suo modo di assemblaggio è fatto così. Se utilizzi questa leva, l'ingombro aumenta un pochino, e quindi dovrai valutare di volta in volta se il totale dell'ingombro è fattibile sulla tua persiana. Quindi considerare la distanza prima di tutto fra il cardine e dove va montata l'apripersiana, e anche il tipo di cardine, se è un cardine tradizionale, un cardine a sormonto esterno oppure interno. Come vedi, questa è un'installazione di una leva di tipo A. In questo caso l'ingombro rimane all'interno della automazione persiana completamente, quindi in questo caso, se puoi utilizzare questa leva, non avrai bisogno di calcolare un maggiore ingombro rispetto all'apripersiana. Questa invece è l'applicazione della base leva del tipo B. Come puoi vedere, se noi dovessimo montarla ad esempio così, la leva ha un gomito che sborda un pochettino, ok? Se invece addirittura abbiamo necessità di montarla così, può sbordare anche di più, oppure tutta lunga, e magari con una persiana che è più fine e ingombra di meno, può sbordare molto di meno. Per avere la valutazione di questo tipo di fattibilità ti invitiamo a scriverci oppure a chiamarci, in modo tale da avere tutte le informazioni, prendendo prima le misure logicamente della tua persiana.